In questa lezione spiego come e quando usare ne in italiano. In passato molte persone che hanno imparato l'italiano come lingua straniera mi hanno chiesto cosa significa ne e come si usa questa particella. Nel complesso mi sembra di capire che questa particella crea non pochi problemi a chi studia l'italiano come lingua straniera. Se anche tu hai difficoltà a capire cosa significa e come si usa la particella pronominale ne, sei nel posto giusto. In questa lezione, infatti, farò alcuni esempi concreti per aiutarti a capire come usare il ne. Preferisco partire da delle frasi concrete piuttosto che da una definizione astratta. Non credo che sia particolarmente utile dare una definizione astratta di cose come la particella ne, la particella ci, gli articoli, le preposizioni e così via. Credo al contrario che sia più utile prendere subito delle frasi di esempio e poi spiegare come va interpretato il ne in ciascuna frase. Quindi in questo video ti farò alcuni esempi con vari modi di usare la particella pronominale ne. E fai attenzione che ho detto ti farò degli esempi e non ti creerò degli esempi, come dicono alcuni insegnanti di italiano. Il primo esempio potrebbe essere questo. Ascolta, non parlarmi più di questa cosa. Non ne voglio più parlare. Cosa significa non ne voglio più parlare? Significa non voglio più parlare di questo, non voglio più parlare di questa cosa. Quindi in questa frase il ne sta per di questo, di questa cosa e il riferimento è chiaramente a quello di cui si stava parlando nelle frasi precedenti. Qual è la differenza tra la frase non voglio più parlare e la frase non ne voglio più parlare? Non voglio parlare è una frase generale, non specifico un argomento di cui non voglio parlare. In generale non voglio parlare. Invece se uso il ne, specifico l'argomento, specifico di cosa non voglio parlare. In particolare il ne sta per di questo, di questa cosa e il riferimento è a qualcosa di cui si stava parlando prima. Un'altra frase di esempio potrebbe essere questa. Ascolta, non parlarmi di Laura. Non ne voglio più parlare. Cosa significa? Non voglio più parlare di questo e visto che il riferimento nella frase precedente era a Laura, significa non voglio più parlare di lei, non voglio più parlare di Laura. Come vedi, in questo caso il ne può essere esplicitato come di Laura oppure di lei. Visto che è una particella pronominale invariabile, il ne rimane sempre uguale. Quindi si dice sempre ne, indipendentemente dal fatto che il soggetto sia maschile o femminile. Un'altra frase di esempio con il ne potrebbe essere questa. Va bene, il tuo progetto mi piace. Ne parlerò con il direttore. Cosa significa? Parlerò di questo con il direttore. Visto che il riferimento nella frase precedente era al progetto, il ne significa di questo progetto. Parlerò di questo progetto con il direttore. Un altro esempio potrebbe essere questo. Non so come sia andato il progetto. I miei colleghi non me ne hanno più parlato. Cosa significa? I miei colleghi non mi hanno più parlato del progetto. Ti faccio un altro esempio. Vorrei sapere qual è la tua opinione su questa video lezione. Cosa ne pensi? Come va interpretata la particella ne in questa frase? Va interpretata così. Cosa pensi di questa cosa? Punto di domanda. Alcune persone invece di dire cosa ne pensi dicono che ne pensi, però ovviamente il significato è lo stesso. Questa frase viene usata per chiedere a una persona la sua opinione su qualcosa. Ti faccio un altro esempio con il ne usato in modo simile. Non trovo il mio orologio. Per caso l'hai spostato tu? No, non ne so niente. Cosa significa? Di questo non so niente. Di questa cosa non so niente.
Comunque sia, passiamo al secondo modo di usare la particella ne, che è leggermente diverso. La prima frase di esempio potrebbe essere: questi dolci mi piacciono un sacco, ne vorrei altri. Cosa significa ne in questa frase? Vorrei altri di questi dolci, cioè vorrei altri dolci. In questo caso il ne non sostituisce un oggetto ma più un valore, diciamo, partitivo. Oppure un'altra frase di esempio potrebbe essere questa: quel dolce sembra molto buono, ne vorrei un po'. Cosa significa? Vorrei un po' di quel dolce. Una cosa che ci tengo a sottolineare è che in questo caso devi usare per forza il ne, perché se non usi il ne e dici soltanto quel dolce sembra molto buono, vorrei un po', la frase è sgrammaticata. Se poi non c'è neanche il riferimento al dolce, ma dici soltanto vorrei un po', all'altra persona viene naturale domandarsi di che cosa, cioè un po' di che cosa. In altre parole, questa frase senza la particella ne è incompleta. Ti faccio un altro esempio. Per caso hai dei soldi da prestarmi? No, non ne ho. Un altro esempio potrebbe essere questo. Hai molti amici? No, non ne ho molti. Un'altra frase di esempio con la particella ne potrebbe essere: conosci tante persone? No, ne conosco poche. Cosa significa? Conosco poche persone. Come dicevo, in questo caso il ne ha un valore partitivo. Un altro esempio potrebbe essere questo: questa è la tua unica possibilità, non ne vedo altre. Oppure un'altra frase di esempio potrebbe essere: quante pagine hai letto? Ne ho lette 30. Cosa significa? Ho letto 30 pagine. Cioè ho letto 30 di questa cosa. Visto che stavamo parlando di pagine, ho letto 30 pagine. Oppure un altro esempio potrebbe essere questo: quanti panini vuole? Me ne dia 5. Cosa significa? Mi dia 5 panini, ovvero mi dia 5 di questo. Visto che stavamo parlando di panini, mi dia 5 panini. Oppure un'altra frase di esempio potrebbe essere: quante birre ci sono nel frigo? Ce ne sono 7. Cosa significa? Ci sono 7 birre, cioè ci sono 7 unità di questa cosa. Visto che stavamo parlando di birre, ci sono 7 birre. Un'altra frase di esempio potrebbe essere: non riesco a portarli tutti, sono troppo pesanti. Ne prendo solo 4. Cosa significa? Prendo 4 di questi oggetti. Ecco, quindi come abbiamo visto, la particella ne può anche avere un valore partitivo ed essere usata in riferimento a una quantità. Ecco, spero che questi esempi ti abbiano aiutato a capire gli usi più comuni della particella ne. E stu treno. Ecco, spero che questi esempi ti abbiano aiutato a capire gli usi più comuni della particella ne. Mi rendo conto che per chi non è un madrelingua usare questa particella è piuttosto difficile. Il mio consiglio è quello di guardare questo video più volte in modo che il tuo cervello possa acquisire a livello implicito lo schema delle frasi in cui si usa il ne. Ascoltando il video più volte il tuo cervello capirà come e quando si usa il ne e quali sono gli usi più comuni di questa particella. Secondo me, per imparare a usare bene le piccole particelle come il ne, il ci, gli articoli, le preposizioni, è molto importante l'ascolto. Se hai difficoltà anche con la particella ci, qualche tempo fa ho fatto una video lezione in cui la spiego in modo dettagliato. Qui in alto ti lascio il video della lezione sulla particella ci. Mi raccomando, cliccaci sopra e dalle un'occhiata. Se hai apprezzato questo video, mi raccomando, lascia un fantastico mi piace e iscriviti al canale. Magari lasciami anche un commento scrivendomi da che paese ascolti i miei video.
Questa è una cosa che mi fa molto piacere perché mi fa capire che al di là dei numeri, dietro allo schermo c'è una persona che sta migliorando il proprio italiano anche grazie al mio canale e quindi mi fa capire che quello che faccio viene apprezzato. Quindi ecco, se ti va, lasciami un commento e che la forza della lingua italiana sia con te.